amici, oggi siamo a Soverato e ci troviamo a bordo del Rainier International Cayman 33.0 Executive motorizzato con una coppia di Mercury V8 da 300 cavalli. Oggi siamo a largo, siamo in navigazione per testare le performance del battello e vedere come si comporta, soprattutto in queste condizioni, perché come sicuramente sentirete anche all'interno del microfono durante la prova, c'è un vento teso a 25 km/h che solleva un'onda corta, quindi sarà un ottimo test per monitorare non solo la velocità di crociera, ma soprattutto le performance e la stabilità dello scafo. Attualmente io mi trovo al minimo invertitore ingranato, velocità 3 nodi a 600 giri con un consumo di 3 litri per ora. Il consumo che vi dirò sarà per singolo motore, quindi ovviamente qualora volessimo analizzare l'intera portata del carburante in ogni momento basterà moltiplicarlo per 2. Iniziamo quindi a navigare, trim totalmente abbassato, abbiamo anche la possibilità di settare l'Active Trim, ossia il sistema fornito da Mercury per regolare automaticamente e autonomamente l'assetto su 5 livelli a seconda della reattività e del comfort che più preferiamo, ma in questo caso lo lasciamo manualmente perché sarò io a regolarlo andando avanti con la navigazione. Attualmente 1200 giri, 6.1 nodi, consumo 6,6 litri per ora. Ho le manette in sync, quindi basta semplicemente comandare una sola manetta per far lavorare entrambi i motori simultaneamente, in questo modo saremo certi che lavoreranno entrambi nelle stesse condizioni. E ovviamente stacco di sicurezza ben allacciato, voi non lo vedete in camera ma è allacciato al mio pantalone perché come sempre navighiamo in piena sicurezza. Continuiamo a salire, trim sempre totalmente abbassato, come vedete anche dalle riprese esterne questo battello ha i tubolari in neoprene orca che sfiorano l'acqua, in questo modo riduciamo l'attrito, abbiamo maggior performance e al tempo stesso ci daranno stabilità durante le virate, perché ovviamente toccando in acqua eviteremo un eccessivo rollio, quindi avremo virate più stabili e al tempo stesso abbasseranno i consumi perché come vi dicevo ci sarà meno attrito in acqua. 1800 giri, 8 nodi, consumo 10,8 litri per ora, ma monitoriamo l'uscita dall'acqua, basta dare un ulteriore colpetto di gas, arriviamo a 10,5 nodi e vediamo come la scia a poppa inizia a diventare più pulita, c'è un leggero sollevamento della prua ad indicare appunto l'ingresso in planata. Consumo 15,3 litri per ora, ma saliamo ancora, iniziamo a far distendere le linee d'acqua. Carena dotata di pattini, è un doppio step di terza generazione. Lo step serve a ridurre la superficie bagnata, a ridurre anche in questo caso gli attriti ed avere meno carena immersa in acqua, quindi questo si traduce in maggior comfort di navigazione e al tempo stesso velocità più alte e consumi ridotti. 14 nodi, 2650 giri, consumo 18,2 litri per ora. Saliamo ancora. Motori reattivissimi, io in questo momento sto salendo di velocità in maniera graduale ma poi vedremo il cambio di passo. Attualmente 3000 giri in salita perché ci stiamo distendendo, guardate la prua come si abbassa sull'orizzonte, 22 nodi, onda leggera al traverso, 22,9 nodi, 22,5 a seconda dell'onda, 3000 giri, consumo 23 litri per ora. Inizia a sollevare leggermente i trim di un 10% per sollevare la prua e correggere l'assetto e saliamo ancora. Guardate qui, navigazione davvero confortevole in questa andatura di crociera a 28 nodi, 3500 giri, consumo 28,2 litri per ora. Guardate qui, rimettiamo in assetto il battello. Andatura comodissima perché abbiamo l'ampio parabrezza che ci dà piena protezione e al tempo stesso siamo riparati dal fly top installato in questo allestimento che ci dà piena protezione anche dal vento. E guardate qui, i motori rombano ma li sentiamo pochissimo perché c'è appunto tanta comodità a bordo. E guardate anche l'impatto sulle onde di prua, non lo avvertiamo minimamente, merito della tecnica di costruzione di questo battello che è costruito con sistema monoscocca, ossia con una singola stampata viene realizzato lo scafo con tutte le sovrastrutture in coperta e anche l'alloggio per i serbatoi. In questo modo non ci sono giunzioni e tra scafo e coperta c'è un sistema di silent block che smorzano l'impatto sull'onda. In questo modo riusciamo ad avere una coperta perfettamente ammortizzata come se fossimo appunto su delle molle vere e proprie. Quindi andatura di 28 nodi, saliamo ancora, proviamo a sollecitare lo scafo. Arriviamo a 4000 giri, 3900 giri, sollevo trim al 20%, guardate qui, miglioriamo ancora di più l'assetto, 30 nodi,
3700 giri, consumo 33,7 litri per ora. Guardate, raffica di vento davanti a noi, ma ora proviamo a stressare anche i tubolari perché effettuiamo una virata a sinistra. Guardate qui, ci incliniamo ma appoggiando in acqua, l'assetto è ridotto, il rollio è ridotto, ritorniamo in asse, guardate, controvento, contro le onde. Nessun problema di impatti a bordo, coperta sempre asciutta. Ora andiamo a incrociare anche le nostre onde di prua a 31 nodi. Guardate qui che comodità, motori sempre pronti e reattivi. Abbiamo visto come anche in virata abbiamo perso pochissima velocità perché c'è un sistema di Mercury che permette di regolare automaticamente i giri del motore quando siamo in virata. In questo modo evitiamo di far perdere eccessivamente velocità allo scafo quando curviamo. 31 nodi, 3800 giri, consumo 37 litri per ora, ma saliamo ancora, iniziamo a incontrare un range di crociera veloce, 4200 giri, trim sempre 20%, 35 nodi, consumo 40 litri per ora. Guardate, il rapporto velocità-consumi leggermente superiore al litro per miglio e nessun problema di scricchioli a bordo dalle strutture, davvero navigazione più che piacevole a bordo. Attualmente 35 nodi, 40 litri per ora, 4100 giri, saliamo ancora. Abbiamo ancora tanta tolleranza, vediamo dove ci portano questi motori, divertentissimo navigare. 4450 giri, 38 nodi, 47,4 litri per ora. Guardate come siamo stabili sull'onda, vediamo dove ci portano, affondiamo manetta del tutto. Sentite la reattività di questi motori. Farei questo tutto il giorno. 5500 giri, 5600, 46 nodi, 47 nodi, 86,5 litri per ora. Guardate qui, lo step lavora, pochissima superficie bagnata sull'acqua. Solleviamo ancora trim. 5647 nodi, 48 nodi, 48,5 nodi, 5800 giri, consumo sempre costante 86 litri per ora, 48,8, salgo ancora di trim, 49 nodi, saliamo ancora, 6000 giri, guardate come rombano, 49,2 nodi, 49,4, 49,5 e ora scendiamo leggermente, non fatelo a casa, a 4700 giri, 37 nodi, virata a sinistra. Attualmente siamo 2 persone a bordo, guardate qui, sembra di essere su un binario, avvertiamo la forza centrifuga in virata, ma timoneria leggerissima e nessun problema a bordo. E ora non ci resta che mettere a folle e vedere in quanti secondi ci porta fuori dall'acqua e in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta partendo da fermo. Eccoci quindi a folle, leggera onda di poppa, non mi resta che mettere il timone al centro, abbassare trim, manetta in sync, stacco di sicurezza allacciato e 3, 2, 1, via! Sentite che rombo, siamo già fuori dall'acqua, 5 nodi, sollevo trim, 13 nodi, 15, 20, 25, 30, 5000 giri, 37, non riesco a tenere il passo con il GPS, 42 nodi, sollevo ancora trim, 46 nodi, 5700 giri, consumo 86 litri per ora, 48 nodi, guardate, saliamo sull'onda, 48,5, 49 nodi, con onda a favore, 49 nodi, 49,5 nodi, 6000 giri, consumo sempre costante, 89 litri per ora, abbiamo toccato anche i 50 nodi. E quindi cari amici, questo è il Ranieri International Cayman 33.0 Executive con un'ultima virata, non mi resta che rientrare, guardate qui la fluidità di manovra di questo battello, mai un problema di cavitazione, possiamo zigzagare sull'onda e permetterci di effettuare manovre più azzardate dal momento che siamo in condizioni di test, quindi in piena sicurezza. È un battello che consiglio a tutte le persone che vogliono
l'abbinamento tra il comfort e la sportività, perché abbiamo visto il layout di bordo ci consente di arrivare a 4 posti letto con una coperta pienamente sfruttabile, con una superficie calpestabile davvero incredibile per un battello di questa categoria, tantissimo spazio a bordo, pienamente vivibile. Abbiamo il bagno in cabina separata che lo rende adatto anche a crociere per una famiglia. Abbiamo visto anche la sportività, la reattività e il cambio di passo che lo rende adatto anche alle persone che vogliono più adrenalina a bordo. Per quanto riguarda i consumi, abbiamo visto in un range di crociera, come in questo caso, 31 nodi, abbiamo 31 litri per ora per singolo motore, quindi davvero ottimo, consumo medio 1 litro per miglio, merito appunto di tutte le tecnologie che abbiamo descritto in questa prova. E quindi purtroppo non mi resta che rientrare in banchina, quindi come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.